Bentornate e bentornati nell'Officina del Backgammon. Nello scorso video abbiamo visto dove trovare la risposta alla domanda se giocare prudenti o aggressivi. Se te lo fossi perso, trovi il link al video qui sopra. Ma siccome nel Backgammon le domande non finiscono mai, oggi ne vediamo un'altra e cerchiamo di capire come comportarci di fronte ad un'altra scelta fondamentale, ovvero splittare o non splittare i corridori. Questo è il dilemma. Come sapete, i corridori sono le due pedine che ad inizio partita si trovano sulla punta 24, la più lontana da casa. Abbiamo visto che 8 o meno pedine in attacco, ovvero il numero di pedine posizionate nella nostra metacampo offensiva, non sono sufficienti per sferrare un blitz efficace, ma che per avere buone speranze di successo, un blitz ha bisogno di almeno 9 o 10 pedine. Questo discorso vale anche per il nostro avversario. La sua forza in attacco è l'indicatore che ci suggerisce la regola generale per capire se splittare o no i corridori, ovvero se l'avversario ha 8 pedine in attacco possiamo splittare senza timore di subire un blitz, come in questo caso. Ma se dovesse averne 10 come in quest'altra posizione, diventa troppo rischioso splittare. Quindi optiamo per un'altra mossa e posticipiamo il movimento dei corridori. Tutto ciò si traduce in un'altra indicazione da seguire per capire quando splittare. Se l'avversario sta sviluppando un prime, splittiamo per non restare intrappolati. Mentre se l'avversario ha una struttura rigida da blitz, con almeno 9-10 pedine in attacco, non splittiamo. Rischiamo di subire una tempesta di colpi e perdere un gammon. Vediamo degli esempi per chiarire meglio questo concetto. Qui siamo di fronte ad un prime avversario. Ha 8 pedine in attacco e sta chiaramente tentando di ampliare il suo prime. La mossa corretta è splittare i corridori con il 2 e far scendere un costruttore dalla punta 13. Senza splittare corriamo il rischio di rimanere intrappolati. Infatti, già al prossimo tiro, l'avversario potrebbe occupare la punta 17 e costruire un pericoloso prime da 4. Un rischio troppo alto. Meglio quindi far avanzare subito un corridore per mettere pressione alla pedina avversaria. Qui invece l'avversario ha risposto alla nostra apertura con doppio 5. Con 10 pedine in attacco e una disposizione rigida, difficilmente potrà ambire a costruire un prime e dovrà quasi certamente impostare la partita sulla corsa o sul blitz. In questo caso, se splittassimo i corridori, faremo il suo gioco. Sarà infatti ben lieto di colpirci piuttosto che lasciare una pedina scoperta o rompere il midpoint. Come detto, è troppo rischioso splittare di fronte a una formazione blitz. Quindi la mossa corretta è alleggerire la punta 13 e attendere che sia lui a scoprirsi. Ma se togliamo 2 pedine all'attacco avversario, ecco che le cose cambiano. Qui ha aperto con 5-3. Benché la formazione sia all'apparenza simile, il potenziale del blitz è ridotto avendo solo 8 pedine in attacco. Ciò ci porta a scegliere la mossa corretta, splittare e far scendere una pedina dal midpoint. Inoltre, avendo conquistato la punta 4, i settori interni sono di pari forza. Eccezione a questa regola quando l'avversario ha aperto con 6-4. In questo caso, benché abbia solo 8 pedine in attacco, la sua formazione è talmente sbilanciata in avanti che sarà più tentato o costretto a blitzare fin dalle primissime fasi di gioco. Meglio quindi non offrirgli questa opportunità splittando i corridori, ma far avanzare 2 pedine in attacco, nella speranza che la sua struttura rigida lo spinga presto a scoprirsi. Quindi segnatevi questa regola. In risposta all'apertura 6-4 dell'avversario, non splittare i corridori contro la punta 2 occupata. Mentre se l'avversario ha aperto occupando una delle punte della zona prime, la 7, la 5, la 4 o la 3, ad eccezione dell'apertura 5-5, è sempre opportuno rispondere splittando i nostri corridori. Il pericolo di venire attaccati è compensato dal minore rischio di restare intrappolati dietro un prime. In conclusione, riconoscere se l'avversario sta sviluppando un prime
o è pronto ad attaccarci con un blitz, ci suggerisce la mossa giusta. Non sempre sarà facile cogliere il tipo di struttura dell'avversario, ma un po' alla volta verrà con l'esperienza. Bene, oggi abbiamo aggiunto un altro mattoncino alla nostra conoscenza su backgammon e nel prossimo video ne vedremo un altro. Duplicare e diversificare.